A casa tua c'è un folletto? Allora c'è anche BR Store. Ordina adesso e domani è tutto a casa tua. Perché non scegliere di risparmiare? BR Store, siamo i migliori. Bene, attenzionati BR Store innamorati del folletto. Oggi vediamo come sostituire l'avvolgicavo inferiore ad un folletto 140. Per avvolgicavo inferiore si intende questo perno. Della precisione è questo qui. Ha due funzioni. Oltre che ad aiutare ad avvolgere il cavo, questo è il perno che permette allo spallaccio, nel caso in cui avete il flessibile con lo spallaccio, di agganciarsi. Ora, per montarlo, anzi per smontarlo, mettiamoci subito comodi. Togliamo la spazzola, togliamo l'unità filtro. Per togliere l'unità filtro, una volta che l'avete aperto, allora prendete lo sportello in maniera salda, tiratela verso di voi in questa maniera. Bisogna semplicemente sganciarlo, ci sono due perni in gomma, semplicemente tirandoli lo sportello viene via da sé. Ora, folletto, testa in sotto, prendiamo un giravite Torx T10. Noi per comodità abbiamo preso un trapano avvitatore con l'inserto apposito, sempre del Torx T10. Potete trovare sia l'inserto sia il giravite sul nostro store, nel caso in cui a casa non l'avete. Ora, proseguiamo a smontare tutte e 9 le viti poste lungo il posteriore. Ora girate il folletto, premete il tasto verde e tiriamo la calotta verso l'alto, in questa maniera. In questa posizione, quindi una volta che l'avete aperta abbastanza, bisogna semplicemente sfilare la calotta verso il manico, così. Perché? Perché ci sono questi due perni e vanno sfilati, non tirati, perché altrimenti si rompono. Ora mettiamo da parte anche la calotta. L'avvolgicavo inferiore è questo qui. Quindi per tirarlo basta sfilarlo verso l'alto, in questa maniera. Prendiamo l'avvolgicavo nuovo, lo sostituiremo con una versione compatibile, che può essere utilizzato tranquillamente al posto dell'originale. Lo rialloggiamo. Fatto. Ora possiamo proseguire a rimontare la calotta. Agganciamo prima i due perni. Quando il pulsante è libero chiudiamo. Attenzione anche a questi altri due perni. Nel momento in cui andate a rimontare li dovete far combaciare, quindi cercate di tirare la calotta verso il basso. Ok, giriamo il folletto, facciamo l'appello di tutte quante le viti e andiamo a riavvitare. Se state utilizzando un trapano avvitatore, vi ricordo di utilizzare sempre la funzione avvitatore quando si riavvita e sempre una frizione bassa, perché le plastiche sono delicate e se andate con la funzione trapano rompete tutto. Fatto questo, giriamo, rimontiamo l'unità filtro. L'unità filtro bisogna semplicemente premere lo sportello verso i fori, basta semplicemente far piegare questi gommini e si rinnestano da soli. Ok, chiudiamo, rimontiamo anche la spazzola. Fatto questo abbiamo sostituito l'avvolgicavo. Perché sostituirlo? Si può soltanto rompere, si rompe o quando riavvolgete tirate troppo forte, quindi vi consiglio di riavvolgere il cavo in maniera abbastanza lenta, sia per evitare che si rompa questo qui, sia di evitare il logorio sul cavo. Oppure nel momento in cui lo state utilizzando si può rompere quando lo lasciate aperto.
quindi può andare verso un mobile, quindi oltre a fare danno sui vostri mobili, rompete questo qui. E in tal caso, se si dovesse rompere in questa, diciamo, mentre si sbatte, dovete stare attenti perché è probabile ci siano altri danni all'interno, perché nel momento in cui si va a fare leva su questa parte qui si rompe anche il supporto interno, quindi se lo state cambiando controllate anche il supporto prima di smontare il tutto. Abbiamo quindi sostituito l'avvalgicavo inferiore ad un folletto 140. Se ci sono passaggi che non sono chiari potete contattarmi sul nostro sito. Vi ricordo che trovate l'avvalgicavo inferiore compatibile per il folletto 140 sul nostro store www.brstore.com con il codice K0403.